Aveva soli 15 anni e decise di togliersi la vita. Ma che bei pantaloni! Ci abbini anche un rossetto? Andrea fu travolto da un dolore che nessuno riuscì a vedere. Che gli vanno anche da uomo. Un dolore fatto di parole che feriscono più dei pugni. Si dicono cose a cui noi non diamo neanche più tanto peso, è come se ci fosse una forma di assuefazione. Andrea Spezzacatena frequentava il liceo scientifico Cavour a Roma. Era un ragazzo solare, sensibile e generoso, sempre pronto a pensare agli altri prima che a se stesso. Un ragazzo come tanti, che provava un grande amore per lo studio, per la musica, per la letteratura e per la scuola. Tutto cambiò quando i suoi jeans rossi, dopo una lavatrice, diventarono rosa. Mi dispiace. Ma sono molto meglio di prima, Davvero ti piacciono? Sì. Tieni. Quel piccolo gesto così innocente scatenò una tempesta. I suoi compagni lo deridevano per il suo modo di vestire in maniera originale e coraggiosa rispetto allo stereotipo della mascolinità. Che gli vanno anche da uomo. Che cazzo di figato sei? Ci abbini anche un rossetto? Che ha detto Sara? Le sono piaciuti? Sì, anche se qualcuno mi ha preso in giro. Vabbè, non è che li devi mettere per forza, Così vincono loro. Poco dopo fu creata a sua insaputa una pagina Facebook, proprio per prenderlo in giro. Dietro quelle chat c'era tanta inconsapevolezza, che erano i primi anni dell'avvento sui social, quindi nessuno di noi aveva contezza anche dei rischi di questo strumento. Avere 14 anni è dura, lo so, però tra poco ne fai 15. Facciamo una bella festa, Andrea. Bellissima la facciamo. E poi vedrai che le cose andranno sempre meglio, amore mio, sempre meglio, sarà sempre più facile. Le parole, i giudizi, l'isolamento, tutto era diventato insostenibile. E nel silenzio di una stanza, Andrea, il 20 novembre 2012, decise di togliersi la vita. Le parole sono come dei vasi di fiori che cadono dai balconi. Se sei fortunato li schivi E vai e vai avanti sulla tua strada. Ma se invece sei un po' più lento, ti centrano in pieno e ti uccidono. Almeno così mi disse mio figlio Andrea. Un giorno alle giostre. Mi piace lasciare sempre un messaggio di speranza. Quando tu arrivi a toccare le corde emotive, arriva veramente l'apprendimento emotivo, no? Si arriva qui per arrivare a creare dei pensieri nuovi e sani. Oggi, più di 10 anni dopo, il bullismo resta ancora una piaga silenziosa. Secondo l'Istat, il 68% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ha dichiarato di aver subito almeno un episodio offensivo o violento nel corso dell'ultimo anno. Ogni numero è una voce che non è stata ascoltata. Tra quelle voci c'era anche quella di Andrea, un ragazzo che cercava solo di essere se stesso in un mondo che non era pronto ad accoglierlo. La centralità non è l'attribuzione della colpa, del torto, della ragione, quanto della comprensione. Solo dopo la sua morte, la madre, Teresa Manes, scoprì la pagina Facebook e tutte le aggressioni che Andrea aveva subito in silenzio. La sua morte la considero come la sconfitta un po' di tutti. Non soltanto la sconfitta della famiglia, ma di tutta la rete sociale che doveva essere di supporto a questo ragazzo, 15 anni e 6 giorni. Da questa atroce ferita ha avuto la forza di non farsi consumare dal dolore, ma di aiutare gli altri. Ha fondato l'Associazione Italiana Prevenzione Bullismo e da anni porta dentro le scuole la storia di suo figlio. Ha scritto il libro Andrea oltre il ragazzo dai pantaloni rosa e nel 2022 è stata nominata Cavaliere della Repubblica. Nel 2024 il film diretto da Margherita Ferri ha dato voce e risonanza a questa vicenda, facendo conoscere la storia a un pubblico ancor più ampio. Teresa va nelle scuole, parla ai ragazzi, spiega loro il peso delle parole e così facendo probabilmente evita che ci siano altri Andrea, altre morti ingiuste. Attraverso cinema, scuola e parole, il lavoro instancabile di Teresa trasforma il dolore in monito. Ho usato delle parole per poter dare uno strumento che potesse essere utilizzato proprio per capire che cos'è il bullismo, come affrontarlo e come contrastarlo. Ma che è successo? Mi fai vedere? Oddio, ma che hai fatto? Andrea, chi è stato?
Andrea non è un caso isolato, è il volto di tanti ragazzi lasciati soli di fronte alla crudeltà e all'indifferenza. Questi leoni che con le parole feriscono, in fondo, sono le prime persone ad essere fragili. Molto spesso nelle scuole, quei luoghi dove si dovrebbe insegnare il rispetto, si preferisce chiudere gli occhi e continuare a spiegare le equazioni o leopardi. Piuttosto di chiudere un occhio o di scrivere un semplice richiamo, fermiamoci e parliamone. Noi siamo la futura generazione e possiamo crescere con la giusta consapevolezza. La storia di Andrea deve abitare dentro di noi, per non dimenticare che dietro una battuta o un insulto c'è una persona, che forte o fragile che sia, ha sogni e desideri e nessuno ha il diritto di interromperli. Per Andrea e per tutti quelli che non hanno più voce, impegniamoci a fare della parola un'arma d'amore e non di guerra. Giorni strani in